Nel tempo libero, tra le tante cose, mi piace giocare ai videogiochi insieme al mio migliore amico, che è anche il mio ragazzo. Negli anni abbiamo accumulato una certa esperienza con i giochi in cooperativa. Tra Nuzlocke di coppia e titoli pensati per essere giocati appositamente in due, a un certo punto abbiamo deciso di recuperare una saga che, per qualche motivo, avevamo sempre rimandato. Mario e Luigi. Dopo Superstar Saga e Fratelli nel Tempo, nel lontano novembre 2024 siamo arrivati all'ultimo capitolo uscito su Nintendo Switch. Mario e Luigi Fraternati alla carica. E no, non ci abbiamo messo più di un anno a finirlo perché siamo lenti o disorganizzati, ma perché questo gioco sembrava fare di tutto per rimandare il momento in cui avrebbe finalmente mostrato la parola fine sullo schermo. Abbiamo giocato sullo Steam Deck con due controller. Io controllavo Mario e lui Luigi, ognuno responsabile dei propri input. Ma al di là di quanto ci abbia messo a finirlo, vediamo di cosa parla questo nuovo capitolo della saga e cosa mi ha lasciato nel bene e nel male. Prima di cominciare, se vi va di supportare il canale, trovate il link del mio Ko-fi qui sotto in descrizione. Lì condivido anche un po' di retroscena e qualche spoiler sui prossimi video. In questo nuovo capitolo, Mario e Luigi vengono catapultati da una strana forza nel mondo di Elettria, un continente un tempo unito dal centralbero e ora diviso a causa di una minaccia oscura. Insieme a Condina e Presus, i due fratelli dovranno viaggiare di isola in isola per riunificare il continente e sconfiggere i cattivi del giorno, gli Sconnettieri, capitanati da Sconnet, un nome che sembra più adatto a un piano wifi che a un antagonista. Il vero filo conduttore del gioco, però, non è tanto la trama principale, quanto il tema dei legami, quello tra i due fratelli, tra fidanzati, tra amici, tra maestro e allievo. Ed è un'idea che, almeno sulla carta, funziona molto bene. Oh, yes! Una delle prime cose che ho notato e apprezzato è il sistema di crescita dei personaggi. A differenza dei capitoli precedenti, qui non c'è più il sistema semi-randomico delle statistiche, con la roulette da fermare al momento giusto. L'aumento è fisso, con un bonus legato alla classe scelta, e questo rende tutto più chiaro e meno frustrante. Ma la vera sorpresa di questo capitolo è Luigi. Dopo anni passati a essere trattato come quell'altro, finalmente diventa una figura centrale. Le sue intuizioni sono fondamentali durante l'esplorazione e soprattutto nelle boss fight. La famosa Luigi Logic riesce a essere davvero divertente e a dare un minimo di varietà agli scontri più importanti. Ho adorato anche tutto il lavoro fatto sul world building, la caccia agli scogli sparsi per Elettria, le microstorie raccontate tramite NPC improbabili, la quantità di dettagli inutili ma meravigliosi che arricchiscono la lore del mondo. Ci sono NPC con espressioni facciali completamente fuori senso, Todd con passioni discutibili, Bowser in versione Jim Bro ossessionato dal pollo piccante, raffanoni nascosti ovunque e una creatività fuori dal comune nel trovare modi sempre nuovi per dire piccolo quando si tratta di nominare le isole minori. E per dimostrarvelo, ve le nominerò tutte, una per una. Micronos, Minima, Miseria, Micronia, Scarsuria, Picos, Irrisoria, Minocria, Esiguos, Tapinia, Femtos, Nanos, Micros, Piccolia, Minus, Minuzia e Piccinia. Ogni tanto spuntano anche reference ad altri giochi, come l'attacco di tipo timido che sembra uscito direttamente da un minigioco di Mario Party Wii, e in generale si percepisce l'impegno di chi ha scritto questo gioco nel cercare di strizzare l'occhio ai giocatori più veterani. Se sei arrivato fin qui e il video ti sta piacendo, un like e l'iscrizione al canale mi aiutano davvero tanto, soprattutto per continuare a portare video lunghi come questo. Il problema grosso di Fraternauti alla carica è il ritmo. Ogni volta che la trama principale sembra pronta a ingranare, parte una nuova quest secondaria lunghissima. La storia, per quanto simpatica, viene continuamente spezzata da dialoghi infiniti, interazioni superflue e cutscene che a un certo punto non vedevo l'ora di skippare. Anche il sistema di combattimento, che nei vecchi capitoli richiedeva attenzione e tempismo, qui risulta eccessivamente semplificato. I suggerimenti dei tasti sono ovunque, negli attacchi, nei contrattacchi, negli attacchi fratelli. A questo si aggiunge la meccanica delle spine sinergiche, che di fatto rompe il bilanciamento del gioco. Tra cure automatiche, danni ridotti o nulli, turni extra e attacchi fratelli eseguiti praticamente da soli, molte battaglie si risolvono senza il minimo sforzo. Il risultato è che anche i boss, che dovrebbero essere il cuore del gameplay, finiscono per essere poco memorabili.
A peggiorare la situazione ci pensano gli spostamenti tra le isole. All'inizio del gioco, muoversi da una corrente all'altra significava letteralmente fissare il vuoto per minuti interi, una meccanica che viene migliorata solo molto avanti nella trama, quando ormai il fastidio si è accumulato. A questo punto però dobbiamo fare una parentesi obbligatoria sull'utilità dei personaggi secondari, perché il gioco ne ha tantissimi e non tutti meritano il tempo che pretendono di rubarti. Vogliamo parlare dei netti? Sì? No? Ok, grazie, buona giornata. Peach e Drastella faranno presenza e basta. Questi due mi hanno fatto venire il diabete di tipo 12. Questi invece sono cringe. Questo ha le daddy issues. Io mi chiedo che tipo di famiglia deve aver avuto questo personaggio per scegliere volontariamente di stare appresso a Bowser Jr. Potete cortesemente spiegarmi come questo qui possa fare la pipì? Per non parlare del fatto che non si lavi le mani dopo aver finito. Il boss finale, anche qui, risulta fin troppo facile proprio a causa delle spine. Il finale in sé non mi ha colpita particolarmente, anche se ho apprezzato l'idea dei saluti finali, in cui puoi parlare con i personaggi incontrati durante l'avventura prima di tornare nel regno dei funghi. Nonostante l'iniziativa carina, ero talmente presa dal finire questo stramaledetto gioco che non ho salutato nessuno. A questo punto sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi. Fatemi sapere qui sotto con un commento se questo capitolo vi ha convinto o se come me avete preferito i vecchi Mario e Luigi. Fraternati alla carica è senza dubbio il capitolo più lungo della saga ed è chiaramente pensato per avvicinare nuovi giocatori. Ed è proprio per questo che, paradossalmente, non lo consiglierei come primo titolo da giocare. Le numerose semplificazioni rischiano di dare un'idea sbagliata di cosa sia davvero la saga di Mario e Luigi. Nei capitoli precedenti servivano più skill, i boss richiedevano effettivamente tempo e sudore per essere sconfitti, ma la soddisfazione quando li battevi era reale. Partendo da questo titolo e tornando indietro, si rischia di provare solo frustrazione. Il mio consiglio quindi è molto semplice. Giocate tutta la saga in ordine cronologico, così da godervi l'evoluzione del gameplay, della lore e dei rapporti tra i personaggi, e arrivare a questo capitolo con le giuste aspettative. Non è un gioco che odi, ma è un gioco che, quando finisce, non ti manca. E con questo direi che abbiamo detto tutto, anche troppo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e qual è il vostro Mario e Luigi preferito. Come sempre, grazie per il supporto e noi ci becchiamo al prossimo video.